Quando si pensa a un viaggio, immaginiamo sempre una meta lontana, una meta sconosciuta, in un altro paese, in un altro continente. Ma chi ha detto che per esplorare si debba andare tanto distante? E se invece si potesse sognare, viaggiare ed imparare senza andare troppo distanti da casa? Quando parti, come puoi apprezzare quello che trovi, se non sai quello che lasci? Abbiamo deciso di compiere l'intero giro della Valle d'Aosta in alta quota, sciando, camminando e sudando. Un viaggio di 20 giorni alla scoperta di quello che è sempre stato sotto i nostri occhi, ma che non abbiamo mai conosciuto. Vogliamo scoprire quello che c'è lassù, che è sempre stato lassù, sulle montagne, le nostre montagne. Prima di partire abbiamo voluto vedere la valle dall'alto per studiarne i percorsi e per questo ci siamo affidati al migliore sul campo. La soddisfazione del volo in montagna è una cosa particolare per la Valle d'Aosta. Ecco, la scelta tra le montagne, le Dolomiti sono bellissime, per carità, sono fotogeniche, nel senso spettacolari, però volare con un aereo nelle Dolomiti è un gioco da bambini, perché al massimo arrivano a 3.000 metri, 3.500, e lo stesso le montagne norvegesi, ma volare nelle Alpi e in particolar modo nella Valle d'Aosta, vi garantisco che chi sa volare in Valle d'Aosta poi può volare in tutto il mondo. Il viaggio inizia veramente a concretizzarsi e dall'alto dell'aereo proviamo a immaginarci su queste montagne, dei piccoli puntini impercettibili, circondati dalla neve e dal freddo, soli, in queste immense distese bianche. È un volo proprio, direi, uguale ed identico a quello che fanno le aquile. E voi se guardate un'aquila che vola, io non so, l'ho sempre invidiate. Adesso però non la invidio più perché le imito. Cesare, proprio come un'aquila, volando col suo piccolo aereo e la sua grande esperienza, ha contribuito senza alcun dubbio a scrivere un pezzo di storia del soccorso alpino valdostano. Fu uno dei primi piloti ad effettuare soccorsi in alta montagna alla fine degli anni 60, ancor prima della nascita del moderno di soccorso, rischiando in prima persona la propria vita per salvare molti alpinisti in difficoltà. Partiamo, decolliamo, prendo la valle di Biona e mi porto su verso Cervinia. E quando faccio per portarmi dalla parte nord della Landeran, mi becco il sottovento della cresta e ci sbatte da tutte le parti, no? Ci siamo trovati con la testa appesa al soffitto dell'aereo, questo qui che urlava torniamo, andiamo giù, torniamo, la guida. E dico no, adesso siamo qui, andiamo a cercarli. Oramai il peggio è passato, perché quando passi di là sei sopravvento, ti sbatte in alto ma non c'hai turbolenza. Infatti andiamo a nord della Landeran e siamo riusciti a vedere le tracce di questi qui, le tracce che andavano verso un crepaccio, non so. Quindi quando siamo scesi abbiamo spiegato quello che abbiamo visto e chi andava a cercarli aveva dei riferimenti e non li hanno più trovati. Pur essendo abituati a vivere la montagna tutti i giorni, per noi questa è un'esperienza nuova, ma la voglia di avventura è forte. Il percorso da fare ormai è deciso, non ci resta che iniziare a preparare la nostra attrezzatura e a calcolare le giuste provviste. Il viaggio sicuramente sarà lungo e per questo abbiamo deciso di nascondere dei sacchi con del cibo in alcuni punti strategici sul percorso. Trovarli sarà un po' come tornare a casa, anche solo per qualche minuto, una piccola ricompensa per le nostre fatiche.
Da chi sia partita l'idea, noi sinceramente non me lo ricordo. Noi eravamo 3 che andavano tanto in montagna. Io ero studente a Torino, venivo sul venerdì sera, l'impegno principale era cosa fare il sabato e la domenica e si andava in montagna. Le prime cose le abbiamo imparate e allora c'era una sola possibilità, c'era il club alpino italiano, era quello che ti formava. E poi siamo cresciuti fino a un certo livello. La preoccupazione maggiore era il cibo e le bevande. E poi dei maglioni che pesavano dei chili e dei berretti fatti in casa, le giacche a vento erano quelle che erano. Persone non ne abbiamo incontrate molte, a volte incontravamo degli amici che ci venivano a seguire, che ci portavano un po' di rifornimenti. La volta in cui ho avuto un po' paura delle condizioni oggettive della montagna, quando siamo arrivati al Colle del Brighton e abbiamo sfiorato un paio di crepacci giganteschi, che se ci fossimo finiti lì era finito anche, non sarei qui a raccontarvelo, ma penso che anche Ruggero e Guido se lo ricordino. La camminata si rivela più lunga e faticosa del previsto. Gli zaini pesanti iniziano a farsi sentire sulle nostre spalle. La fame e la sete aumentano, ma non ci scoraggiamo. Non si torna più indietro ora, siamo solo noi, con le nostre forze. Dopo qualche giorno di viaggio, iniziamo a prendere il giusto ritmo e qualche notte passata nei rifugi ci dà le forze per poter proseguire. I boschi si allontanano sempre di più da noi, la temperatura continua a scendere e gli spazi si fanno sempre più ampi. Il bianco accecante della neve ci circonda e ci sentiamo piccoli, lontano da tutto e da tutti. La prima notte in tenda è stata davvero dura, come lo è stata la seconda e tutte le altre notti a seguire. Il freddo, il vento, la stanchezza, la fame, la condensa che ti bagna e non ti lascia dormire, gli scarponi ghiacciati, il fornellino che fa fatica ad accendersi e ancora tanto freddo. Però quando sei lassù a guardare le stelle, a sentire il silenzio e a vedere la luce del mattino, ti rendi conto che nonostante tutto ne valsa la pena. Mi chiedo quante persone siano passate dove stiamo passando noi ora e quante ancora ne passeranno. Pensiamo alle persone che queste montagne le hanno vissute, che hanno speso una vita lassù.
Quando mi sono iscritto al Club Alpino la prima volta, sul tesserino che mi è stato consegnato c'era, non so se c'è ancora, c'è una breve frase di Guido Rei, famoso scrittore di montagna e famoso alpinista anche. E dice: io credo la lotta con l'Alpe, allora linguaggio ottocentesco, enfatico, no? Comunque, diciamo l'alpinismo, utile come il lavoro, nobile come un'arte e bella come una fede. Penso che sia una definizione che sia ancora valida, anche se un po', diciamo, enfatica, ecco. Però racchiude quella che è un po' l'essenza dell'alpinismo. Anche per me l'alpinismo è soprattutto una passione, ecco. Una passione che è qualcosa di più che non uno sport, un esercizio fisico. C'è una componente, diciamo, ulteriore, estetica, oltre che naturalistica, ecco, di conoscenza della montagna. L'attrezzatura, diciamo, erano sci da 2,10 con degli attacchi che permettevano l'alzata del tacco di 2 dita, pesantissimi, pelli che erano, diciamo, non c'era la colla che c'è oggi chiaramente, c'erano 3 ganci laterali, per cui quando si faceva le mezze coste queste pelli scappavano via, che era un piacere, per cui bisognava sempre portare dietro qualche attrezzatura per la bisogna, e poi si portava dietro anche la punta di ricambio, perché capitava, avendo gli sci di legno ai primi tempi, che ogni tanto si prendeva qualche legnata, si rompeva anche la punta, ecco. Non era una cosa che succedeva spesso, ma qualche volta succedeva. Penso a questa avventura, un elemento mi rimane ricorrente, quello del clima di completa intesa e anche di allegria che c'era fra noi tre, di buon umore, e forse intervallato solo dai momenti di tensione in cui bisognava stare attenti ai pericoli o ai momenti più critici, se no diciamo uno spirito suggellato anche dall'amicizia, diciamo, che c'era tra noi e c'è ancora. E questo è il ricordo che forse mi rimane di più. Dovevamo comprare le patatine che odiava Shanti apposta per fargliele mangiare. Veramente io mi stavo sognando il McDonald's, non sta merda qua. No, è fantastica. Sembra ormai passato un mese. Le giornate trascorrono silenziose, tra lunghissime salite e brevi discese, con il rumore della neve sotto le pelli e il vento che soffia con un'aria pungente. Ormai non sentiamo più tanta fatica, la nostra mente divaga mentre camminiamo. Pensiamo a tutta questa neve quando ancora era acqua e ci chiediamo da dove venga, immaginando i posti più remoti. Quassù lo scorrere del tempo conta poco. Tutto si confonde in questi spazi immacolati. Quello che accade qui è talmente distaccato dal resto del mondo che a volte persino i ricordi sembrano essere tanto distanti.
in quel giro che facevamo eravamo molto attenti, molto concentrati, non dovevamo farci male, dovevamo essere sempre vicini, sempre uniti, quindi la cosa che ci sentiva, il sentimento più forte era quello della solidarietà tra noi tre e questo ci teneva molto uniti. Carlo, Ruggero e Guido, anche loro spinti dalla nostra stessa motivazione, hanno affrontato più di 40 anni fa l'intero giro della Valle d'Aosta con gli sci. Un viaggio a quei tempi ancora più ostile e solitario, fortificando e fissando così il loro legame nel tempo. Quello che ricordo con maggiore soddisfazione è proprio questo giro, no? Anche adesso quando vado a fare qualche camminata in montagna e alzo lo sguardo e basta che vedo qualche montagna, qualche colle e mi vengono in mente i ricordi, i bei ricordi, anche perché eravamo giovani e quindi ci siamo messi in un angolino e ognuno ha dato il suo contributo urinario per sciogliere la neve e poter regolare gli attacchi. Ma di aver fatto qualcosa di importante per la mia crescita personale, solo questo. Averne con 50 anni di meno, sì, anche con 30-40 anni di meno, però non sarebbe più la stessa cosa. I ricordi rimangono impressi e non si dimenticano, anche perché, come dico, si sbiadiscono, ma in maniera molto marginale. Anzi, ogni tanto riappare anche qualche flash particolare che magari uno non si ricordava. Bellissimi. È una delle più belle cose che abbia fatto nella mia vita. Sì. Ricordo fantastico. Dopo aver trascorso 22 giorni su queste montagne, il nostro viaggio sta per concludersi. Ogni metro che facciamo in più è un passo verso casa, verso la vita di tutti i giorni. Una parte di noi è felice di tornare, ma l'altra parte non vorrebbe abbandonare tutto questo. Ispirati dall'avventura di Carlo, Ruggero e Guido, abbiamo voluto rivivere il loro viaggio con i nostri occhi. Un'avventura che ci ha permesso di conoscere casa nostra, le nostre montagne, facendoci provare quel senso di libertà che solo questi luoghi ti possono dare e che ti fanno sentire fiero di far parte di quel mondo puro e immacolato, così vicino a casa, così lontano dal mondo.